L'India non distrugge, l'India non cancella, non dimentica. L'India è una società aperta, un esempio di democrazia federale, assimilativa, inclusiva, umanista. Queste sono alcune delle definizioni riportate da grandi scrittori e viaggiandoci non posso che confermare. A differenza di tutte le altre grandi nazioni, penso alla Cina in cui si distrugge spesso il passato e si monopolizza il pensiero. Penso a tutti i paesi musulmani in cui non è permessa nessuna ingerenza verso l'Islam ed ogni invasione procurata ha cancellato la storia del territorio invaso. Non vanno meglio i paesi occidentali, dove è stato imposto un'unica religione, un'unica versione parziale della storia, protagonisti di invasioni per imporre il loro sistema sociale. Ancora oggi in tutto il mondo si chiudono porti e si ergono muri per difendere i valori nazionali e culturali. In India, per secoli, sono arrivate civiltà senza essere soppresse. Anzi, il motto di molti regnanti era il dialogo. E così le comunità si sono contaminate, intrecciate e grazie a questo oggi cambiano da stato a stato, da città a città, strada per strada. Ci si divide tra chi sostiene che la diversità è una minaccia e chi sostiene che è una ricchezza. In India esiste la risposta. Penso che la più grande magnificenza di questo paese sia proprio la diversità. Intanto sono arrivata alla mia nuova sistemazione, l'ostello di Agra, ed è facile fare amicizia grazie al mio drone cinese con il ragazzo indiano dalla maglietta americana davanti ad un monumento musulmano, il Taj Mahal. Insomma, gli indiani avevano capito prima di tutti che ci piaccia o no, è così che va il mondo. Where is the Taj Mahal? Hello. 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 Where is Taj Mahal? It's mine. Taj Mahal. It's mine. Look. Hello. Where is Taj Mahal? Far finta di cercare il Taj Mahal mi permette di uscire dal vialone turistico che mi porterebbe direttamente al monumento e di entrare invece in contatto con gli abitanti della vecchia città di Agra, colorata, piena di bambine ed animali e tanta gente curiosa. Se si osserva la loro fisionomia, è ben diversa dagli indiani visti finora, di provenienza etnica per me indistinguibile. Ogni città o angoli di città sono frutto di mescolanze secolari. Thank you, bye. Agra è una città simbolica che ha sigillato nella storia un grande insegnamento di diversità e tolleranza, influenzando la cultura indiana successiva. E vi spiego il perché. Dal 1526 per 3 secoli l'India
è stata regnata dalla dinastia Moghul, proveniente dalla Mongolia, discendente da Gengis Khan e soprattutto musulmana, lasciando in India un'eredità composta da persone, oggi sono 170 milioni musulmani, monumenti e cultura. La capitale di questa dinastia fu proprio Agra e l'eredità più importante fu lasciata dall'imperatore Akbar, che nel 1590, mentre in Europa venivano bruciati gli eretici, lui qui organizzava incontri pubblici tra persone di fede religiosa diversa. Sosteneva che l'armonia sociale passa attraverso il dialogo e il distacco dello Stato dalla religione e mise per iscritto ad ognuno sia concesso di passare alla fede che gli piace. La Costituzione attuale è stata fortemente influenzata dalla storia del paese che difende da sempre il pluralismo. Un esempio emblematico è questo monumento, il Taj Mahal, che è un mausoleo islamico, cioè un edificio costruito per ospitare la tomba della principessa Mumtaz Mahal, fatto costruire dal principe Shah Jahan e che oggi riposa anche lui a fianco della moglie. Questo mausoleo, per alcuni anche detto Tempio dell'Amore, è diventato una delle 7 meraviglie del mondo e con orgoglio di tutti gli indiani il simbolo del paese. Vedo difficile in altre zone del mondo far diventare simbolo un mausoleo o una moschea, piuttosto che la Statua della Libertà, la Torre Eiffel o il Colosseo. Ajao. Ajao means come. Ah, calma. Hindi words Ajao. Yes, Hindi words for ajao. Guarda come va. Come. Ajao. Ajao. Guarda come va. See. Qui c'è la factory. My factory. Guarda là. This Qui is sono tutti machine gli avanzi. for machine work. Factory. Too Ah. many people, so come in and it's the time 9 o'clock. Then you after you finish the work also they're 5 o'clock. Start? What 9 time? o'clock. 9 o'clock. Then after you finish the work 5 o'clock. Indian machine. Indian machine, yes. Oh, Indian machine. Indian machine, this is China machine, like this one. This is China machine. The best machine India. from India. Because Made in India. Yes, yeah. China is not good. Quello classico. China is work. China is work. What? 1 year, 2 years, and 3 years, like some. And Indian machine, 5 years, 6 years, 7 years. The work also. Ah. It's too heavy. The heavy work also. China is cheap. China is cheap. Like Cheap. some, maybe like through ideas. Like maybe $100 China machine. And Indian machine like $200. Expensive. Questa realtà adiacente al lussuoso, curatissimo e magnificente Taj Mahal rientra nel macrocosmo delle diversità e disparità che ci sono in India. Mentre stavo tornando all'ostello, attraverso le solite stradine, sono stato invitato dal padre di famiglia che con altrettanto orgoglio mi ha mostrato il suo piccolo Taj Mahal, la casa, azienda, famiglia. Mentre torno all'ostello vi voglio dare 2 numeri che spiegano meglio di altro l'inclusività storica di questo paese. In India si parlano 22 lingue e sono riconosciuti dal governo almeno 700 gruppi tribali. Questo rende l'idea di come sia impossibile parlare di India come soggetto unico. Quello che posso raccontarvi è solo quello che ho incontrato. Ho parlato della presenza musulmana che ho trovato qui ad Agra, come l'avevo trovata a Delhi, dove ho visitato la seconda moschea più grande dell'India. E per rimanere a Delhi, ora vi voglio raccontare una delle esperienze più umane ed emozionanti del mio viaggio, la visita all'interno della comunità Sikh, uno dei tanti tasselli che compongono la diversità spirituale e sociale del popolo indiano.
Nel tempio Sikh chiamato Gurdwara si entra scalzi e con i capelli coperti. Questa comunità è nata nel 1469 grazie a Guru Nanak, che si rifiutò per primo di accettare riti, dogmi e superstizioni senza fondamento dell'induismo. Per esempio, non credono alle divinità ritenute non entità e quindi non svolgono tutti quei riti a loro connessi, ma credono in un solo Dio. Inoltre, i Sikh rifiutano il sistema delle caste, perché la parola d'ordine è uguaglianza. Quindi ha sentito la necessità di tirarsi fuori delle persone che la pensavano come lui. E come per esempio qua in India. Un Sikh, dopo l'iniziazione, cioè l'immersione in acqua sacra, accompagnata da preghiere, non dovrà più tagliarsi i capelli e li dovrà nascondere sotto il turbante, grande o piccolo, ogni volta che esce di casa. Questa religione non ha nessuna classe sacerdotale, nessuna gerarchia, nessuno ha potere su altri. L'unica guida da seguire è il libro sacro, scritto dai primi 10 guru della storia. L'ultimo, nel 1708, decise che questa sarà per sempre la guida spirituale suprema e che da lì in avanti nessuno dovrà aggiungere, modificare o interpretare diversamente il testo sacro. Il volume della Sacra Scrittura Sikh è custodito nella sala principale del tempio ed è venerato come fosse Dio. E sotto c'è il libro sacro. Tutte le sere, tra le 6 e le 6 e mezza più o meno, c'è una piccola cerimonia e il libro che sta sotto a questa altare, sotto a questa pagodina che avete visto adesso, viene portato in una stanza dove c'è un letto col baldacchino e viene messo sul letto. Poi vengono tirate le tende del letto, tirate le tende della stanza e lui rimane a dormire per 12 ore. 12 ore dopo c'è un'altra piccola cerimonia che lo riespone. E da quel momento iniziano le preghiere, i canti, perché dal momento in cui il libro invece viene messo a dormire non si prega, non si canta più. Quindi vedi che le persone sono qui assiepate perché rendono omaggio anche alla stanza. Le tende del letto e le tende della stanza. Queste ogni 2 o 3 giorni cambiano tutto. What's your name? Elena, your name? Anisha. Certamente è strano veder piegarsi davanti ad un libro e metterlo a riposo come fosse vivo, ma forse è peggio venerare uomini che in altre religioni si sono interposti tra i testi sacri originali ed i fedeli, utilizzando le scritture come mezzo di potere, distorcendo il sacro messaggio iniziale. Non mi inchinerei mai davanti ad un libro, ma apprezzo che il contenuto rimarrà sempre l'unico messaggio da seguire secolo dopo secolo.
Ci sono poi una serie di codici di condotta che ho potuto leggere in questo libretto da loro regalato, sorprendentemente tradotto in italiano, e 2 sono i codici che voglio sottolineare. Il primo è che la donna è considerata una parte significativa della comunità Sikh, al pari dell'uomo, e non è di cattivo augurio la nascita di una femmina, come si crede in molte famiglie induiste. Il secondo si manifesta concretamente sotto i miei occhi, nell'esperienza più forte di questa mia visita. Sono nella cosiddetta cucina della comunità, un pernio della filosofia Sikh, stabilita per dare cibo a chiunque, che sia devoto o no, colto o ignorante, ricco o povero. Come scritto nel libretto, re o straccione è aperta a tutti. Ci si mette seduti sulla stessa fila e si condivide tutti lo stesso cibo, come simbolo di uguaglianza. Si può trovare seduto uno che ha un Rolex al polso di fianco a uno che non c'ha niente, un hindu, un musulmano, un sikh, un ebreo, un cristiano, un turista, un uomo d'affari. Questo che piatto è? Dal, matar, aloo matar, chaval, mite? Allora, lenticchie, quello grasso, e poi patate e piselli e quello di riso dolce. Questa è una stanza. In cucina e a servire c'è un esercito di persone che volontariamente vengono qui, chi per un'ora, chi per tutto il giorno, ragazzi che usciti da scuola danno un aiuto un paio di ore, oppure donne ed uomini che escono di casa per dedicare una parte della giornata qui, aperto 24 ore su 24. E non devi essere un Sikh. Chiunque può presentarsi e dare un aiuto senza liste, tessere o riconoscimenti di identità. La cucina della comunità si regge sulla concreta garanzia della presenza del personale sospinto dalla solidarietà ed uguaglianza. Ovviamente ci sono più persone a mettere il muro perché c'è più Sentite il casino! Siamo dentro da commercio, si lavano, dopo paghiamo la Unbelievable! Mentre usciamo entra un'altra mandata di ospiti e mi colpisce la naturalezza sia dei volontari che degli ospiti stessi, che non lo percepiscano come un gesto di carità, ma una filosofia di vita. La religione Sikh si proclama concreta, diffonde azioni pratiche per servire l'umanità e generare tolleranza. Quando si dice che un viaggio in India non ti lascia indifferente, sono queste le esperienze che ti si incollano addosso.
Vi ho parlato di due grandi comunità come quella musulmana e sikh, perché sono quelle che ho incontrato nella mia strada, ma come dicevo all'inizio, sono centinaia di gruppi etnici minori e poi l'India è casa comune di buddisti, jainisti, ebrei, cristiani, persiani. La convivenza di queste diversità nei secoli si percepisce ovunque, osservando la varietà dei costumi, osservando gli edifici. Spesso non si riesce a capire dove inizia uno e finisce l'altro, accavallati nel tempo senza distruggere né niente. Le tradizioni poi sono miriade. In pochi centinaia di metri ho trovato quello che vende topi bianchi perché per qualcuno portano fortuna, quello accanto vende uccelli che poi addestrati servono per catturare altri uccelli dei vicini in una sfida legittimata dalla tradizione. Poco più avanti qualcuno crea collane di monete per i matrimoni. Ripeto, tutto questo in poche centinaia di metri. Insomma, come dice Bilal, ogni angolo, ogni ora si vede qualcosa diverso. India è così, un posto infinito. Infinito. Non basta una vita. Essere una via. Se due musulmani vivono, loro stanno celebrando il suo Ramadan. Se vai a 200 metri avanti, se una classe di brahmini, loro neanche mangiano la cipolla, aglio, carne, questa è una cosa eccezionale per vedere in India. Vado a Rajasthan 10 volte, 15 volte all'anno per giro con turisti, ogni volta mi sento qualcosa diverso, io dicendo mia esperienza essere indiano, pensa per un occhio occidentale. è l'ora di spostarsi da Agra, ma per completezza è importante dire due cose fondamentali per chiudere questo argomento. La prima, non va confuso l'inclusività e la tolleranza con l'uguaglianza sociale. L'India è per eccellenza un paese classista. Parlerò nei prossimi episodi delle caste. La seconda, bisogna dire che nella storia ci sono state anche qui distruzioni da parte di inglesi e musulmani e che tra induisti e musulmani ci sono stati episodi tragici di violenza e di morte, ma sempre per qualche contesa specifica come un luogo di culto ad un confine, senza esserci un'intolleranza diffusa tra i diversi devoti. L'intolleranza tra induisti e musulmani viene invece oggi alimentata dal partito fondamentalista indù in carica. E oggi le cose sono un po' cambiate, ma anche di questo ne parlerò. Rimane il fatto che l'India, misurata in millenni, è il paese della convivenza. Qui hanno trovato rifugio tutte le comunità perseguitate nei loro territori. Can I try? Ah, ora sì! Ora sono un vero indiano. Sono ad un bivio, devo scegliere se andare ad est o ad ovest. Quando sono partito da casa ho detto che assolutamente voglio andare a Varanasi, città santa per eccellenza, della quale si dice se non vedi Varanasi non vedi l'India. Poi però l'insolazione presa qualche giorno fa e i 42 gradi previsti mi hanno posto il dubbio se andare ad est o ad ovest, nel Rajasthan, dove le temperature sono inferiori, e ho chiesto consiglio sia ad Elena di Delhi che di Varanasi e mi rispondono così. Senti, qua a oggi la situazione è veramente pesante. Qui si sta bene dalle 5:30 di mattina fino alle 10 e poi la sera dopo le 7. Si sta bene vuol dire si sta meglio, non bene. Cioè, se non vedi Varanasi non vedi l'India, se non vedi Rajasthan non vedi Rajasthan. L'India è enorme, quindi uno dovrebbe, per poter dire ho visto l'India, dovrebbe vederla tutta. Insomma, andare a Varanasi, simbolo dell'induismo, o nel Rajasthan, terra dei re, anzi, dei Maharaja. La bramosia di voler far sempre tutto, mentre la vita è proprio il contrario. Ogni giorno ti obbliga a scegliere, anzi, per me a rinunciare. E vabbè, alla fine ho deciso di andare verso